Continua il nostro viaggio nelle Filippine con una puntata dedicata alle popolazioni indigene del paese in questa miniserie speciale del tappeto volante che racconta Filippine 25, un ponte per ogni isola. Si chiama così la campagna che quest'anno i missionari del PIME hanno lanciato per far conoscere e sostenere i progetti e le iniziative che stanno portando avanti nel paese. Per partecipare anche tu e dare un aiuto concreto, trovi i dettagli in descrizione. Questo è il tappeto volante, storie di valore e solidarietà. L'invito è quello di iscriverti al nostro canale e condividere queste storie con i tuoi contatti. Dopo aver visitato la periferia di Manila, siamo in viaggio verso la zona di Lakewood, nel centro del paese, teatro di una lunga contesa per il possesso delle terre tra il governo centrale, gli imprenditori locali e le popolazioni indigene che da sempre hanno abitato quelle zone. Un campo minato dove gli interessi sono enormi e dove i missionari del PIME hanno deciso da sempre di schierarsi dalla parte dei più deboli, come ci racconta padre Stefano. Perché il PIME si occupa di tribali? Perché fa parte di una delle nostre priorità che ci siamo dati come assemblea di padri PIME nelle Filippine. La prima è il dialogo interreligioso, di cui padre Sebastiano è un po' il fiore all'occhiello. La seconda sono queste periferie povere delle grandi città, dove ci sono baraccopoli, dove c'è gente che emigra in cerca di lavoro. Un'altra priorità sono le zone rurali, e lì vivono gente povera che guadagna da vivere con la natura, con il cocco, con la gomma, coltivando campi di riso. Appunto questa ultima priorità è appunto il lavoro con i tribali, perché abbiamo visto che nei nostri posti ci sono comunità tribali che sono proprio emarginate, sono minoranze, spesso subiscono ingiustizie sia dal governo che anche da altre famiglie ricche che ne approfittano, anche perché molti di loro sono ancora un po' analfabeti, sanno poco leggere e scrivere, molti timbrano ancora i documenti con inchiostro, col pollice, no? Sull'inchiostro. Arrivati sul posto, ci rendiamo conto della meraviglia di questi luoghi e della posta in palio. Intanto le comunità, avvisate del nostro arrivo, desiderano incontrarci. La prima è quella di Ipil, dove il Timoay Vicente, il capovillaggio, ci racconta le loro difficoltà. Qui siamo molto isolati, non ci sono strade comode e questo ci impedisce di vendere i nostri prodotti in città. La nostra è un'agricoltura di sussistenza. Dopo anni di lotte siamo riusciti ad ottenere l'Ancestral Domain, ovvero una dichiarazione che certifica che queste terre sono nostre e nessuno può sfruttarle senza il nostro permesso. Stiamo trasmettendo il valore della terra ai nostri giovani. Non è facile. Abbiamo fatto una mappa depositata con i confini precisi. Non vogliamo qui compagnie minerarie o commercianti di legname, perché sarebbero la nostra fine. Speriamo questo basti a tutelarci dai soprusi. La fierezza e la speranza del Timoay Vicente si scontrano tristemente con il dato di realtà che ci racconta Benson, che ha appena partecipato a un meeting per giovani indigeni organizzato dalla Commissione Episcopale Filippina. Quest'anno il tema della convention è stato il cammino verso la libertà dei popoli indigeni. Per loro, la questione delle terre ancestrali e delle battaglie fatte dai loro avi per ottenerle sta diventando parte della loro identità e delle loro radici. Ma è una strada impervia. Negli ultimi 3 mesi, decine di leader indigeni sono stati uccisi nelle Filippine. Omicidi commissionati soprattutto da chi fa affari con il legname e le miniere. Le popolazioni indigene sono l'ultimo baluardo a difesa dell'ambiente e del territorio. Distruggere loro vuol dire uccidere la speranza di consegnare questo mondo alle generazioni future. Come ha detto il Papa, questo mondo non ci appartiene e abbiamo il compito di consegnarlo migliore ai nostri figli. Molti missionari del PIME si sono schierati a favore della causa indigena.
Padre Fausto Tentorio, nel 2013, è stato ucciso proprio perché è impegnato a difendere la giustizia sociale e i diritti della popolazione dei Manobo, nella zona dell'Arakan Valley. Il suo ricordo qui è ancora molto vivo. Anche Padre Stefano ha ricevuto minacce alla sua vita proprio a Lakewood per il suo impegno a difesa dei Subani, come ci racconta Keron, figlio del capovillaggio. Sono cresciuto a Lakewood perché mio padre era il capo dei Subani. È lì che ho conosciuto Padre Stefano, che mi ha aiutato negli studi con il sostegno a distanza ed è diventato amico di tutta la mia famiglia. Padre Biancat prima e Padre Stefano poi hanno lottato con mio padre per ottenere dal governo il titolo di terre ancestrali, ma c'erano degli interessi locali troppo forti. Un politico della zona aveva un resort sul lago e non voleva perdere il suo business. Alla fine ce l'abbiamo fatta, ma solo per le terre sui monti. Il lago è rimasto fuori. Con i missionari siamo andati fino a Manila per protestare. Mio padre e Padre Stefano sono stati minacciati di morte, ma non ci siamo lasciati intimorire. Alla fine il lago non ce lo hanno concesso, però abbiamo apprezzato molto quello che Padre Stefano e i missionari del Pime hanno fatto per noi. Lui, che non è della nostra tribù, era straniero, ha rischiato la vita per noi. Ci ha davvero aiutato. Oggi padre Giovanni Vettoretto prosegue il lavoro missionario a Lakewood. Le fragilità che incontra tra la popolazione indigena rendono tutto molto complesso, e questo anche a causa della politica. Quindi purtroppo davvero succede quasi dappertutto, i tribali sono usati perché sono persone e hanno possibilità di votare, quindi facilmente poi questi tribali che hanno loro la responsabilità della terra, perché è loro la terra, la vendono a questi politici, perché i politici pagano, naturalmente ti pagano in misura irrisoria, in misura che non vale il valore della terra in sé. Rimangono senza terra, quindi sono dipendenti da chi ha comprato la terra, perché loro tutto quello che devono fare, tutto quello che vanno da questo qui a chiedere l'elemosina, praticamente vivono di elemosina. Seminano, piantano, raccolgono, però generalmente questo basta per il fabbisogno personale, della famiglia. Difficilmente i figli dei tribali riescono a completare il curriculum della scuola. Ci sono alcuni, da noi ce ne sono abbastanza, che riescono a finire la scuola, a graduarsi all'università. Purtroppo non tutti poi riescono a trovare un lavoro, soprattutto in Mindanao. Non ci sono opportunità di lavoro per i giovani e devono uscire. Per quello che abbiamo più di 10 milioni, 11 milioni di filippini all'estero, devono trovare da sopravvivere all'estero, insomma. Visitiamo così la boarding house della missione, l'ostello attraverso il quale padre Giovanni supporta concretamente la causa dei giovani subani, garantendo loro il diritto all'istruzione. Scopriamo inoltre che le ragazze e i ragazzi che vivono qui ci hanno preparato una cena a sorpresa e una calorosa accoglienza. Chi viene qui ha la possibilità, se è interessato alla cosa, di andare a scuola, di poter farsi i compiti quando viene a casa, di avere una vita sociale qui all'interno, di vedere una realtà diversa da quella di casa, che di solito quando vengono dai barangay sono in mezzo alla foresta, quindi quando entrano da noi qui sono, non dico la città, però è un paese dove ci sono le strade, c'è la luce. Molti di queste ragazze che sono qui a casa non hanno la luce, molti di queste ragazze qui non hanno l'acqua in casa, non hanno i bagni in casa, qui invece le cose ce le hanno in casa. Non sempre sanno far da mangiare come si deve, perché c'erano i genitori che facevano da mangiare, qui devono mangiarsi loro, a lavarsi la roba, quindi il contesto di un beneficio che loro ricevono non è solamente quello accademico nella scuola, quello dipende dai maestri, dipende dalla loro applicazione alla scuola, che si interessano. La cosa che noi viviamo qui come famiglia, perché io ho sempre detto fin dall'inizio, questa è una famiglia, è un apprendimento che non è solamente quello scolastico, è anche quello umano, quello sociale. Nel progetto di padre Giovanni, ovviamente, non mancano anche la formazione e l'accompagnamento spirituale. Ogni sera ci troviamo per la preghiera, qui nel gym che abbiamo visto prima, nel cover court, tutti insieme, la preghiera, anche quelli che non sono cristiani, che non sono cattolici, proviamo a pregare.
Ogni settimana al mercoledì abbiamo la discussione sulla parola di Dio, per cui loro la gestiscono, naturalmente ci sono anch'io che seguo, che do una mano. Alla domenica naturalmente hanno la possibilità di venire a messa, chi rimane qui, perché di solito venerdì sera vanno a casa, perché sabato non c'è scuola, e tornano domenica sera. E nessuno viene obbligato a farlo. Quindi è un'opportunità che viene data a loro, quindi è un discorso che comprende di più del vivere solamente in casa qui. Tutte queste opportunità permettono ai giovani e alle loro comunità di avere più voce in capitolo, di essere protagonisti del loro futuro, difendendo con maggiore consapevolezza il proprio patrimonio culturale e valoriale, che rischia di andare perduto. I miei antenati vivevano intorno al lago. Poi, con l'arrivo dei Visaya, molti hanno venduto le terre per un accendino o un sacco di sale. Siamo scappati sui monti. Lì piantavamo riso, grano, banane, un'agricoltura di sussistenza. Era un'altra epoca. Ai tempi di mio nonno non indossavamo neanche i vestiti, ma solo una copertura di foglie per le parti intime. Avevamo i nostri riti, interrogavamo gli spiriti, abbiamo imparato a curarci con le erbe della foresta. I capi tribù giudicavano con saggezza in caso di conflitti. Ci spostavamo di continuo per rendere la terra fertile, a rotazione. Oggi non possiamo più farlo. Dobbiamo usare fertilizzanti chimici. Fatichiamo a trasmettere ai giovani le nostre tradizioni. Siamo minacciati su più fronti. Ma ogni anno facciamo un rito per ringraziare Dio Padre. Invochiamo lo spirito dei nostri morti, così che possano unirsi alla festa, e danziamo in cima a una struttura di legno rialzata che si chiama buklog. Il suono generato ha il potere di tenere lontane le persone moleste dal villaggio ed è una forma di ringraziamento a Dio per il raccolto. Osserviamo curiosi il buklog davanti a noi. È imponente, fiero e fragile allo stesso tempo, come la gente di questo villaggio. Ci auguriamo che sia efficace anche contro gli appetiti e gli interessi economici che rischiano di soffocare il futuro di queste comunità. Qui adesso appunto stiamo andando in questa zona che si chiama Limpapa, dove c'è questa grossa comunità tribale di cui appartiene anche il Keron Lisaio che avete intervistato, e il loro problema è diverso. Loro hanno l'Ancestral Domain riconosciuto, però l'Ancestral Domain adesso risulta all'interno di questa economy zone, di questa zona industriale, e quindi è una cosa sopra l'altra, cioè loro hanno la loro terra demaniale, l'Ancestral Domain, ma dentro in questa economy zone, e l'economy zone chiaramente li vuole buttare fuori, dice no, qui è zona industriale, cosa siete qua a fare? Ma loro stanno difendendo la loro terra, perché comunque è una legge che dice questa è nostra terra legale, dataci dal governo, ma i politici locali e probabilmente anche il governo dietro gli interessa adesso che se ne vadano, perché qui bisogna fare business con l'industria, no? Cioè è il pesce grosso che vuole mangiare il pesce piccolino, insomma, buttateli fuori e fate la vostra industria. Questi qui magari mandiamoli su da un'altra parte che si arrangino, no? Ma loro invece vogliono davvero difendere i loro diritti, perché è loro diritto. Presso la Tribal Hall ci stanno aspettando diversi leader. Veniamo accolti con ritmi e danze tradizionali. Padre Sebastiano D'Ambra, missionario del Pime e fondatore del movimento del Silsilà, li aiuta a coordinarsi affinché possano in maniera unitaria difendere le loro terre. Il nostro lavoro è di formazione, di consultazione, eccetera. Siamo a buon punto, quindi non ancora finito, ma c'è speranza. Io sono contento perché questi leaders che sono qui, altri che non sono venuti, seguono e rispettano noi e l'Ateneo, perché sanno che stiamo facendo qualcosa che serve a loro. In effetti, la riconoscenza verso il lavoro dei missionari è la prima parola che ascoltiamo. Colgo questa occasione per ringraziare Padre Sebastiano D'Ambra e il movimento del Silsilà che ci sta aiutando in questa battaglia.
E questo ringraziamento, dalla nostra generazione, si estende a tutte quelle che verranno. Lascio la parola al capovillaggio più anziano, Martin Ginilao. Noi abbiamo tenuto per primi queste terre come dominio ancestrale. La legge è dalla nostra parte, ma Manila non interviene. Intanto quelli della Ecozone hanno messo una guardia e un ingresso tra loro e noi, così noi non possiamo andare nelle nostre terre senza il loro permesso. Ma questo è ingiusto. Addirittura stanno costruendo case per anziani, resort turistici, ma quelle terre sono nostre, non potrebbero farlo. Il governo non ci aiuta in nessun modo. Ci sono compagnie di legname che stanno illegalmente disboscando le zone più in alto e quando ci sono grosse piogge la terra cede e scende tutto a valle. La terra è la nostra vita. Se non verremo aiutati rischiamo di perdere tutto e di non poter garantire un futuro ai nostri bambini. La mediazione è delicata, ma padre Stefano appare fiducioso, poiché il Pime non si muove da solo, ma in rete con altre realtà. Si stanno muovendo il Sinsillà, i Gesuiti e l'ufficio dei Human Rights e dei diritti umani, perché il gioco che sta facendo il padre Sebastiano con le Cozon, con queste ditte che vogliono venire, è dice al governo filippino: state attenti che gli stranieri non verranno qui a mettere le ditte se sanno che ci sono beghe tra governo e i tribali. Prima risolvete le vostre beghe interne, poi arriveranno gli stranieri a mettere le loro industrie. Gli stranieri non vogliono avere casini qui così, vogliono venire, piazzare la loro ditta e fare i loro soldi. Il progetto che il padre Sebastiano diceva comprende che questi rimarrebbero qui nella loro area. Le ditte potrebbero assumere qualcuno di loro come operaio e se per caso una ditta vuole mettere la sua residenza, la sua costruzione in una terra di proprietà loro, devono fare un accordo con loro. In questo senso una parte dell'income della ditta va data alla tribù. Questi sono gli ultimi sviluppi. Stanno aspettando l'ultima firma per questo agreement. La missione è anche questo: lavorare per il dialogo come via alla pace. Un dialogo che deve essere prima di tutto interiore per essere efficace, come ci ricorda in tarda serata padre Emerson. Per me la missione è dentro di ciascuno di noi, è questa la missione. Se non riesco ad andare dentro di me e vedere cosa si può fare, dove manca la presenza dello Spirito, del Signore, cercare, non egoisticamente solo da solo, ma anche sentendo i pareri degli altri, dei superiori, sentendo la voce di Dio che ci parla sugli avvenimenti quotidiani anche. Sarà difficile andare avanti, penso che sia proprio così. Questa ricerca continua della conquista di se stesso, diciamo, a Cristo. Ma chi è questo Cristo? Non è solo quella figura storica anche che c'è sulla Bibbia, no, è quello che si fa vedere sul volto delle persone che hanno bisogno, delle persone che sorridono, delle persone che sono lì, magari il tuo saluto fa con che stia bene perché sblocca, delle persone che hanno bisogno anche del sacco di riso che tu vedi, penso che sia proprio così, di quel malato che è morente, moribondo, che la famiglia non ce la fa più, è vivo ancora, perché ci sono queste situazioni. Tu vai a trovarli, la tua presenza, la tua visita è molto, molto più efficace che la medicina. A questo dialogo che diventa azione, padre Sebastiano ha dedicato tutta la vita. Ce lo racconta mentre siamo in viaggio verso l'Harmony Village, la sede del movimento del Silsilla, da lui fondato 40 anni fa a Zamboanga City, una zona dove la violenza spesso ha avuto il sopravvento. Nato con l'obiettivo di fare incontrare cristiani e musulmani, negli anni il movimento ha approfondito e condiviso una vera e propria cultura e spiritualità del dialogo, con se stessi, con gli altri, con Dio e con il creato. A questa originale esperienza abbiamo dedicato la prossima puntata.